subscribe to the channel and like the video. L'area professionale. La voce definisce il risultato. Qui torniamo ad una grandissima importanza della vocalità, indispensabile. Definisce il risultato, quindi di nuovo tanto lavoro, tanto impegno, tanto studio, tanta preparazione e poi parliamo dei liberi professionisti. Allineando la loro voce con la propria identità, come dicevo poc'anzi, quindi alle basi del metodo che ho creato, si riesce a gestire e creare un lavoro coinvolgendo i clienti. Vi sembrerà di poco conto, ma non lo è. A volte abbiamo bisogno anche di un attimo per bere un sorso d'acqua, ok? Coinvolgere i clienti significa dare valore al proprio lavoro, significa creare qualcuno che poi ha interesse a continuare a lavorare con voi. Colloqui di lavoro, sempre una voce allineata con la propria identità, crea vendere empiricamente la propria persona. Quindi tutta la vostra esperienza, la vostra conoscenza, ma io oserei anche dire tutta la vostra persona, dalla vostra genesi, ok? Quindi proprio completamente, perché è quello che fa la differenza ed è dentro nella vostra voce. Impiegati possono aggiornare i superiori e i colleghi senza problemi. Quante volte mi scrivono dicendo non mi ascolta nessuno? Ecco, con una voce allineata, i colleghi e i superiori, in risonanza con i medesimi, vi ascolteranno. Vi stupirete anche di questo? Promozioni. Voglio una promozione, voglio una promozione. Con una bella voce saprete sicuramente far riconoscere il vostro valore e tra le persone che sono collegate ce n'è sicuramente qualcuna che può confermarlo. Proprio in questi giorni, riconoscere il proprio valore. L'altra persona sa che siete connessi con voi stessi e soprattutto con quello che volete, siete e valete. Non dovete avere paura. Nella vostra voce la paura viene fuori subito. Aspiranti dirigenti. Costruire dei team attivi ed efficaci. Sono spesso contattata proprio per team building di base da bellissimi alberghi, resort, a altri eventi per qualche style e via dicendo. Mi amo moltissimo quel momento perché quando loro iniziano a lavorare sulla voce vedono che il team si unisce, si forma e attraverso il nostro lavoro imparano anche ad ascoltare la voce del team, diventano efficaci nel comunicare ma soprattutto efficaci anche nell'ascoltare. E questo crea una bella unione che può far arrivare un aspirante dirigente ad essere un dirigente. E poi abbiamo i dirigenti. Con una voce allineata possono relazionarsi con l'amministrazione in una modalità ferma, sicura, autorevole e soprattutto efficace e precisa, rimanendo comunque delle persone con il lato umano. Okay? Tante volte lo stress ci porta a parlare o a relazionarci in modo abbastanza aggressivo, se vogliamo, ok? No. Quando voi siete ben allineati con la vostra voce, la vostra autorevolezza, la vostra competenza, arriva all'amministrazione. Di nuovo in un modo di frequenza, di vibrazione, ok? Cosa succede invece, ahimè, con una voce non allineata? Il risultato è spesso catastrofico. I liberi professionisti iniziano a perdere occasioni e clienti. Ok? Come mai? Cosa è successo? Perché? La mia voce era monotona? La mia voce era troppo alta? Ho sofferto di qualche upswing and downswing, quindi ho sbagliato quando utilizzavo la mia voce? Può essere. E come? Dato che la voce non mente.
Nei colloqui di lavoro non si riesce a trasmettere la propria identità, quasi ci si nasconde. Quando una voce è sicura, la persona esce, sempre, ok? Non trasmettere la propria identità significa che il lavoro si potrebbe fare una cosa piuttosto che un'altra e quindi la persona tenderà a non scegliervi. Si rimane passivi, non si apporta valore per gli impiegati. Ecco, questo è un altro punto importante. Tante persone mi dicono: io rimango in silenzio, non parlo, non dico niente, non riesco ad apportare valore e quindi non riesco a salire, a migliorare. Si rimane passivi. Non vi dico che cosa poi succede oltre alla vocalità, ci si isola e non si crede in se stessi e quindi la nostra self-esteem se ne va, ok? La stima per se stessi. La promozione va a chi non merita, oppure a qualcuno che è riuscito ad essere presente in quella promozione e l'ha espresso con tutta la passione e l'intenzione e si è preso la promozione. Aspiranti dirigenti, si entra in conflitto con la dirigenza. Basta un on high pitches, c'è qualcosa che stride. E non è cosa avete detto, perché io potrei dirvi una frase identica come contesto e come parole in migliaia di modi diversi e percepireste differenti emozioni. I dirigenti prometterebbero delle cose irrealizzabili e quindi la disgregazione e da dirigente. Subscribe to the channel and like the video.